Quante valigie bisogna portare per lavorare in nave? Ho qui la risposta alla tua domanda. In questo video ti dirò quante ne porto io e come decido cosa portare e cosa invece lasciare a casa, e farò anche una lista delle cose imprescindibili da mettere in valigia quando si lavora in nave. Sono appena tornata dai Caraibi ed ho qui anche un mini haul di articoli che ho ricevuto mentre ero in viaggio. Aprirò i pacchetti insieme a voi e lasciatemi dire che potrei tranquillamente partire con le poche cose che ho comprato durante i secondi ribassi. Adesso vi spiego. Ma prima lasciatemi un like ed iscriviti al mio canale. Nell'info box qua sotto ho inserito tutti gli articoli che utilizzo e che ti aiuteranno a preparare una valigia perfetta, e se vuoi saperne di più lasciami pure un commento, risponderò appena possibile. Quando partiamo per un viaggio sia di piacere che di lavoro, noi donne abbiamo la tendenza a portare troppe cose, abbiamo tante cose carine e vorremmo sfoggiarle tutte. Io perlomeno sono fatta così. Spesso dimentico che nei posti che visiterò c'è sempre la possibilità di fare shopping e devo trattenermi a forza per non mettere in valigia tutti i jeans che ho. Per fare un esempio, ho usato i jeans sfrangiati, corti alla caviglia, con ruche, sì, anche sui jeans, e con applicazioni di nastri, perline e ricami. Chissà dovessero servirmi ai Caraibi. È ovvio che ai Caraibi i jeans non servono, semmai potrei usarne un paio, non tutti i modelli che ho appena elencato, giusto per arrivarci ai Caraibi, cioè durante il viaggio in aereo. Vi mostrerò anche cosa c'è in questo organizzatore da viaggio, per farvi vedere cosa avevo portato e per raccontarvi cosa mi è servito e cosa avrei potuto lasciare a casa. Poi farò insieme a voi una lista e mi piacerebbe sapere nei commenti qua sotto se siete d'accordo oppure no riguardo la mia lista di indumenti imprescindibili per i Caraibi, o meglio per lavorare in nave. Ricordo che ci sono anche altre destinazioni ed il luogo in cui vai all'inizio del tuo incarico potrebbe non essere lo stesso dal quale partirai per ritornare a casa. Quindi un consiglio importante è quello di fare una valigia versatile e considerare anche il tempo libero nei porti. Vi mostrerò adesso il mio pacchetto di Zara. Aveva ancora aperto, lo sto prendendo insieme a voi. Ecco qui cosa abbiamo: una t-shirt a scollo a V giallo chiaro, una t-shirt a strisce con il motivo di una stella di mare con le perline, un top bianco asimmetrico, un top blu, asimmetrico, è uguale a quello bianco, un cappellino intrecciato con la bordura rosa. Come ho detto, potrei tranquillamente partire soltanto con questi indumenti e con l'aggiunta di uno short, una gonna, un paio di pantaloni lunghi, un abito elegante ed un paio di sandali per il mare. Ma torniamo alla domanda del titolo: quante valigie bisogna portare per lavorare in nave? Io vi
Viaggio sempre con 2 valigie di medie dimensioni, la seconda dovrebbe restare vuota per il mio shopping all'estero. Ma in generale consiglio una valigia medio grande, quella da 23 kg, un trolley come quello che vi ho mostrato in un altro video del quale lascerò il link qua su, e una borsa piccola come un bagaglio a mano o uno zaino per gli oggetti personali. Io dicevo, ne porto 2 da 23 kg, quelle considerate medio grandi. Una delle mie valigie è sempre dedicata alle uniformi, giacche, gonne, camicie, sottocamicie, collante e scarpe che mi servono unicamente per il lavoro. Nella stessa valigia ci metto anche gli indumenti per la palestra, l'intimo compreso di pigiami, i costumi da bagno, la mia lampada UV LED per le unghie. Vorrei ricordare, lo davo per scontato, che a me non manca mai un bagaglio a mano con i documenti importanti. La maggior parte di questi possono essere digitalizzati, è bene però assicurarsi di averli a portata di mano e di avere i dispositivi con la batteria carica a sufficienza per mostrarli quando necessario. A me per esempio è capitato di arrivare in aeroporto dopo un lungo viaggio di circa 10 ore con lo smartphone completamente scarico e sarebbe stato un problema se durante l'ispezione non avessi avuto con me le copie stampate dei documenti richiesti. Prima di partire per imbarcarsi per lavorare in mare è bene di verificare di avere con sé il passaporto, la tessera sanitaria, le carte di credito, bancomat o carte prepagate della compagnia di crociera per la quale si va a lavorare, i documenti e i biglietti di viaggio, voli, alberghi, prenotazioni dei trasporti. La lettera d'impiego che spesso viene richiesta quando si viaggia all'estero. A me è capitato spesso che me la chiedessero gli ufficiali durante l'ispezione nell'aeroporto di New York, ma anche a Miami. Qualche volta questa lettera viene richiesta anche nella struttura alberghiera presso la quale si soggiorna prima di imbarcarsi. Il Green Pass o documenti analoghi per l'estero, le certificazioni sanitarie obbligatorie e richieste da tutte le compagnie di crociere. A proposito, se vuoi saperne di più su questo argomento, ti lascerò il link di un video dedicato qua su. E continuando, eventuali esiti di tampone per evitare il contagio da Covid-19. Le certificazioni STCW, di queste è sempre richiesta la copia originale e la versione digitale non è neanche contemplata, vale a dire First Aid, primo soccorso, pubblica sicurezza e responsabilità sociale, antincendio base, antincendio avanzato, sopravvivenza e salvataggio in mare. Se volete saperne di più al riguardo, ho anche fatto un video per il quale lascerò il link qua su. La mia seconda valigia da imbarcare rimarrà un po' vuota, come dicevo lascio lo spazio per il mio shopping fashion, ma anche per i souvenirs particolari che non voglio lasciarmi sfuggire. In questa ci metto comunque il beauty case con tutti gli accessori per il make-up e l'igiene personale. 2 i consigli principali che mi sento di dare per esperienza personale: portare prodotti di dimensioni travel per risparmiare spazio prezioso in valigia. Vorrei ricordare che i set di cortesia messi a disposizione dall'albergo in cui si alloggia comprendono doccia schiuma, shampoo e crema per il corpo. La versione famiglia di tutto ciò che serve si può comprare una volta a bordo, quando si è finalmente sistemati in cabina e non sono previsti altri spostamenti. Per chi ne avesse bisogno, ecco la lista completa dei prodotti per l'igiene personale da mettere in valigia prima di imbarcare. Spazzoline e dentifricio, deodorante, shampoo, balsamo e doccia schiuma, spazzola, pettine, fazzolettini, salviettine rinfrescanti, asciugacapelli, tagliaunghie, forbicine, igienizzante per le mani, schiume da barba e rasoio, make-up, prodotti per struccarsi, creme e profumi, assorbenti. Ma torniamo alla seconda valigia. In questa seconda valigia ci metto anche gli accessori vari che non possono mancare quando si parte per un lungo viaggio, ed in questo caso per lavorare in nave, e cioè il caricabatterie ed il power bank per lo smartphone, la macchina fotografica, l'adattatore universale, dei farmaci, antinfiammatorio, analgesico, in caso di febbre, raffreddore o mal di testa, farmaci per disturbi intestinali e digestivi, cerotti, lozione disinfettante, gli occhiali da vista o quelli da sole.
Per quanto riguarda l'abbigliamento, io lo considero una parte essenziale se si vuole approfittare per visitare e conoscere i porti di scalo. La scelta dei capi da mettere in valigia è importante. Io penso già agli outfit completi che voglio indossare ed in base a questi seleziono poi gli accessori e le scarpe. Attenzione, pochissime paia perché ingombrano troppo. Ecco il mio elenco: abiti formali completi con camicie e pantaloni o gonna, meglio se di colori neutri, giacca elegante ma comoda che possa anche abbinare ad un paio di jeans e una t-shirt in modo che sia adattabile a varie situazioni. Jeans da utilizzare nel tempo libero, magari un colore scuro per renderli più formali. Qualche volta, come dicevo, ne ho anche portato più di un paio. T-shirt o canotte, le scarpe e le ciabatte per il mare, pullover o cardigan per difendersi dai cambiamenti climatici. Il fatto è che l'estetica per noi donne è fondamentale, ma anche per i maschietti, e sapendo di andare a visitare posti da sogno, avere l'outfit giusto per degli scatti da Instagram/invidia è sempre da considerare. Comunque io, nel dubbio del se chissà ho tempo per lo shopping e per non rischiare, ho riempito questo organizzatore da viaggio che, vi assicuro, è pieno di roba. I prezzi di Zara in Spagna sono ridicolosamente bassi, mentre a Miami la varietà di colori, fantasie, non ha paragone con quella italiana ed io ne approfitto. Ma a Miami ci sono anche Guess, Calvin Klein e l'intimo di Victoria's Secret, che ha una vestibilità invidiabile ed in tutte le taglie e coppe possibili. Sì, è così. Ecco qui il mio organizzatore da viaggio. Adesso conterò cosa c'è, quante cose ho messo dentro. Intanto vi mostro che questo organizzatore ha una doppia zip, vale a dire che è espandibile e che quindi prima di metterci la roba lo lascio così, poi invece lo comprimo. Per comprimerlo e per limitare lo spazio a disposizione in valigia. Di questi io solitamente ne porto 2-3, ma contiamo invece quanta roba c'è in questo organizzatore da viaggio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tra questi 13 abbiamo più che altro abitini per il mare, eccoli qua, sono abiti per il mare, a qualche abitino lungo proprio fresco per i Caraibi, qualche altro abitino così facili da abbinare con delle sneakers o con delle ciabattine per il mare. Un altro abitino simile, abitino qua, sono abiti a prendisole, camicetta con la manica lunga, un altro abitino. Tutti questi abitini li ho comprati con i secondi ribassi di Stradivarius. Un altro abitino rosso con il quale sono andata e ho fatto un'escursione bellissima, vi metterò la foto qui al lato. E abbiamo anche una gonna blu, un altro abitino bianco. Il materiale di questo organizzatore che io uso è traspirante ed è in poliestere, un'ottima qualità. A proposito, potete trovare il link qua sotto in descrizione. Io personalmente preferisco i set
di diverse dimensioni e con chiusura zip, come questo. Questo ha una doppia zip, ma in commercio ce ne sono tantissimi e attenzione, la chiusura è molto importante quanto la qualità dell'organizzatore da viaggio. In quelli di scarsa qualità il rischio è che la zip si potrebbe rompere, e lo dico perché mi è successo. Questo organizzatore è a compressione, vale a dire che aiuta a ridurre lo spazio in valigia, ma la compressione è sbalorditiva, tiene i capi fermi lasciandoli in perfette condizioni. Infatti diciamo che questa non è roba che si pesta molto, però se guardiamo quest'abito era piegato, lo vediamo, è quasi perfetto, non è tanto stropicciato. Ne esiste un tipo che ha solo la funzione di organizzare ma non comprime, ed io possiedo anche quelli, sono fatti così. In questi normalmente io ci metto i jeans, gli accessori, di questi ne esistono di diverse dimensioni. Con questi organizzatori in valigia, in caso di peso in eccesso non previsto, potrei prenderne uno come bagaglio a mano per ridurre il peso complessivo durante il check-in. Volge alla fine. Fammi sapere nei commenti qua sotto se sei pronto per la partenza in nave e se questo video ti è stato utile. Lasciami un like di supporto, e se vuoi saperne di più sulla vita di un impiegato sulle navi da crociera, iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato. Nell'info box ho inserito tutti i link degli articoli menzionati. Grazie per aver guardato il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Thank you.